Oggi iniziamo con un bellissimo sole. Direzione garage per la moto. Nel frattempo vi condivido la tranquillità delle vie di Predazzo. E il garage si trova là in fondo a circa 200 metri dalla struttura. Lo vedete con la porta aperta Perché il ragazzo della reception mi ha detto che pochi giorni fa un cliente con l'auto l'ha distrutta andandoci a sbattere. ma al tempo stesso ci ha detto che Predazzo è talmente tranquilla Da non preoccuparsi minimamente per la moto. noi come sempre l'abbiamo coperta. È un must, è una cosa che facciamo sempre, anche perché spesso e volentieri rimane all'aperto sotto la luce del sole. E anche sotto la pioggia. Ovviamente non è che sia un problema per la moto, però facendo questa vita, stando fuori mesi, è sempre meglio proteggerla. Come tutte le mattine, ecco la nostra roba. Sia per vivere che per lavorare, ogni volta sembra un trasloco, piccolo trasloco. E come per magia da qua tutto è andato qua. E con la stessa magia Si è materializzata anche Sara. Che già esisteva, ma poi è arrivata. la tappa di oggi non sarà lunghissima, ma oltrepasseremo due passi con altezze quasi identiche, 2239 e 2236. Salutiamo Predazzo con una giornata dal meteo invidiabile che non ci ha accompagnato nei giorni precedenti, ma che ringraziamo in questa prima fase della giornata. Buongiorno dalla Val di Fiemme, che saluteremo fra poco per entrare nell'altra perla delle Dolomiti. Oggi è domenica, l'ultimo giorno del mese, quindi l'unica cosa che mi preoccupa lungo questo itinerario è il traffico. Ecco lo stadio del salto di Predazzo che verrà utilizzato per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Siamo a poco più di 1000 metri e ci sono 22 gradi. Queste sono le giornate perfette per andare in moto. Siamo a Moena, primo comune e principale della Val di Fassa. Località chiamata anche la Fata delle Dolomiti per via delle colorazioni al tramonto e all'alba date dal riflesso del sole sulle meravigliose rocce dolomitiche. Cultura e lingua ladina che accomunano l'intera valle, che ha riportato le stesse sorti dell'impero austro-ungarico fino all'unità d'Italia, che inevitabilmente ha fatto perdere autonomia e una parte delle proprie tradizioni, recuperate con estrema cura da quando, alla fine della seconda guerra mondiale, il Trentino Alto Adige è diventato regione a statuto speciale. Non stupisce che la principale risorsa di sostentamento della zona sia quella turistica, che ha iniziato a svilupparsi proprio sotto l'impero austro-ungarico, quando vennero scoperte altre vette rispetto a quelle già conclamate, e si diffuse in tutta Europa quell'aria romantica che avvolge tuttora questa zona. Canazei, 13 km da qua. E che Francesco, il sottoscritto, ha deciso di oltrepassare dedicando il giusto tempo per preparare Sara al Sud America. Perché mi fa fare la stessa preparazione che ad agosto fanno i calciatori: un po' d'altitudine, il giusto cibo, l'aria buona da respirare, Bellezza, tranquillità, relax. Il problema è che poi Sara in Sud America fa fatica a tornare. Dai, tieni duro! Ma quello che noi facciamo in Sud America e che speriamo di avere la possibilità di fare continuando a girare per il mondo è avere la possibilità di venire in contatto con altre culture che vivano nel bello, nel brutto, nel difficile, nel più facile.
Quando qualcuno di voi ci dice ma perché andate dall'altra parte dell'oceano quando c'è tantissimo da mostrare dell'Italia, noi non abbiamo intenzione assolutamente di escludere le bellezze che abbiamo e ve lo dimostriamo ad ogni fine stagione sudamericana. Il discorso è che per conoscere il mondo non ci si può fermare all'Italia e all'Europa, e conoscere il mondo è il nostro obiettivo, con tutte le difficoltà che questo porta con sé. Ma adesso basta pipponi e godiamoci la moto tra le curve con questo panorama. Benvenuti a Pozza di Fassa. Le bellissime montagne che sono patrimonio UNESCO e la cui roccia viene chiamata Dolomite. Il centro di Canazei, sorridente e baciato dal sole. Chilometri ad Arabba, il primo comune della regione Veneto che raggiungeremo. Guardate che asfalto, questo è come la carta vetrata 080. Sei, 7 tornantoni, questo addirittura lo facciamo in prima. Cioè, ma poi con questo sfondo eccone altri. Follia, guardate sulla strada, queste sono le zone più belle d'Italia. Pazzesco ragazzi, ogni volta che si passa di qua è un'emozione come fosse la prima. Di zone belle in realtà l'Italia ne ha tantissime, ma questa è riconosciuta in tutto il mondo. Dai che ce la facciamo. Poi fai la curva e ti ritrovi davanti questo spettacolo. Ma di cosa parliamo? E qua arriviamo al bivio. L'anno scorso eravamo andati a sinistra a Passo Sella, quest'anno andiamo a destra a Passo Pordoi. Si sale! L'asfalto, se ricordo bene, è migliore quello del Sella. Magari voi che li fate spesso scrivetelo nei commenti. Ora siamo a 2000 metri. Quasi arrivati in cima, 900 metri, 24esimo tornante. 25esimo proprio ora. Dai che ce l'hai fatta! Giornata pazzesca, a livello meteorologico è veramente impagabile.
Adesso sarebbe da caricare la moto sulla cabinovia. Ci siamo, Passo Pordoi, 2239 metri sul livello del mare. Benvenuti chicos a tutti quanti, voi che siete in sella. Il monumento a Fausto Coppi, perché questa è da sempre considerato un tragitto molto importante nel ciclismo, come è stato un passo fondamentale nella prima guerra mondiale. Lato Veneto mozzafiato. Cose assurde, sto andando in seconda a 35 all'ora. Di fronte a questo spettacolo l'unica cosa da fare è restare in silenzio ed andare piano. Durante la discesa l'unica cosa che restava da fare era quella di fermarsi ed ammirare il panorama tutti insieme. Oltre al silenzio ho sentito un rombo, quindi grande. Quando sento certi rumori sono peggio di un cane da tartufo. Io ricordo del tutto personale di questo posto. La prima volta al Passo Pordoi per me è stato con i miei e mia sorella Jenny. Lucia ancora non era nata. Mia mamma, dalla quale ho ereditato il mal d'auto, ha fatto questo posto completamente ad occhi chiusi per quanto stava male. E ricordo mio padre che le diceva: apri gli occhi, per favore, guardalo solo per un istante. Il meteo era bruttissimo, era tutto coperto, pioveva a dirotto ed era un freddo pazzesco. Credo agosto 1988. Siamo effettivamente in un posto mitico. L'UNESCO le ha dichiarate patrimonio mondiale dell'umanità. Le Dolomiti in generale, prima di chiamarsi così, si chiamavano Monti Pallidi, e questo è dovuto proprio al tipo di roccia che, quando riflette la luce, la emana in una colorazione estremamente chiara e candida, differente rispetto a tutti gli altri posti delle Alpi. Il loro nome è dovuto a de Dolomier, un naturalista francese che a fine Ottocento è stato il primo davvero a studiare il tipo di roccia che contraddistingue queste montagne. Tutta la regione venne chiamata Dolomia in suo onore, e la roccia Dolomite, costituita da carbonato doppio di calcio e magnesio. Devo ammettere però che la parte più affascinante delle Dolomiti è la loro storia. Il luogo dove siamo ora sembra che 250 milioni di anni fa fosse un fondale marino, addirittura un mare tropicale, caldo e poco profondo. E penso che tutte queste moto forse non c'erano. In milioni di anni conchiglie, coralli e alghe si sono sedimentate fino a formare dei veri e propri atolli e barriere coralline. Per avere un paragone della zona dove ci troviamo e com'era milioni di anni fa, è stata paragonata un po' alle Bahamas e alla parte orientale dell'Australia, con la differenza che qui si verificavano tantissime eruzioni vulcaniche e terremoti. Nel Giurassico, quando sulla Terra i dinosauri la facevano da padrone, queste vette sottomarine erano arrivate a misurare centinaia di metri. Circa 60 milioni di anni fa la collisione tra la placca europea e quella africana ha fatto sì che questo fondale marino si innalzasse di circa 3000 metri, e terremoti, eruzioni vulcaniche e l'erosione del vento hanno creato lo spettacolo che abbiamo oggi davanti agli occhi. Detto questo, risaliamo in sella perché questi rumori assordanti ma anche bellissimi mi hanno messo tantissima voglia di tirare un po' il collo alla sorellona. Qualcuno dice anche che il colore rosso che emanano in certi momenti della giornata sia proprio dovuto alla loro natura, un tempo barriera corallina. Mi piacerebbe intervistarle e chiedergli: vi piace di più il mare o la montagna? Questa linea blu ci fa battere ancora di più il cuore. Questo punto è bellissimo perché per un attimo ti gira la testa, ma ragazzi non parlo perché ogni tanto fatemi godere.
che poi con Sara dietro, come dico sempre, massima sicurezza, infatti non esagero mai. Le Dolomiti di cui vi abbiamo raccontato appartengono soprattutto alle regioni Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Attraversano zone in cui si parlano diverse lingue: l'italiano, il tedesco in Alto Adige, il ladino in svariate valli e la lingua friulana, appunto nelle province di Udine e Pordenone. Un particolare saluto a Beppe e Vania, che spesso ci parlano del friulano, lingua, ricordiamo, e non semplice dialetto, e di quanto a volte anche per un locale sia difficile parlarla. E scesi al Pordoi, ora per raggiungere Cortina d'Ampezzo abbiamo due soluzioni. Tra 5,6 km dovremmo incontrare il bivio a sinistra per il passo Falzarego e a destra per il passo Giau. Su un cielo completamente terso, quella nuvola sembra rompere un po' l'incantesimo e dichiarare terrestre questo panorama. Forse ci siamo, sinistra, Falzarego, ma noi andiamo a destra. E finalmente ci siamo, vamos con il passo Giau. Sono in conflitto interiore, da un lato il polso destro mi dice di girarlo di più, ma dall'altro lato gli occhi mi dicono vai piano e goditi il panorama. Qua al Belvedere bisogna assolutamente fermarsi. Ragazzi, e per darvi alcuni riferimenti, dal Belvedere al passo sono 10 km e ci sono 19 gradi. E ricordatevi che stiamo viaggiando su un fondale marino. E al volissimo, prima di fare il Giau, guardate, Non è un tramezzino, però È meglio. ci siamo alla grande. e con la panza piena 8 km per il Giau. Quindi a sinistra, e come si dice in Sud America, abierto. Per adesso l'asfalto promette molto bene, speriamo di non trovare troppo traffico. Siamo in seconda marcia, grande boxer, anche il quinto lo facciamo in seconda marcia. Sento Sara che mi viene sopra. Non ho l'abitudine di tenermi alla moto, anzi ho l'abitudine di riprendere e quindi qualche volta scorro più avanti, se non stringo addominali e gambe. Stringi le chiappe. Sempre una goduria il boxer. L'asfalto per adesso voto 8, anche 9. 10° tornante. Vediamo l'Acra sotto al tunnel. Il panorama si sta aprendo quasi completamente. Ultimi 5-6 tornanti, ginocchio a terra. Che spettacolo qua, ragazzi. L'enorme sasso davanti a noi, belle da far paura.
ci siamo in questa stagione che ci ha visto passare diversi colli. Passo Giao, 2236 metri, solo 3 metri sotto al passo Pordoi. Proprio sul punto più alto del passo Giao passava il confine fra la Serenissima e l'Impero Austro-Ungarico, oggi punto di confine tra i due comuni. Questi sono panorami che in misura diversa, un po' più piccola, possiamo tranquillamente paragonare alle Ande. Questo scorcio è davvero da brividi. Si è alzato un po' di vento, guardate nella corda laterale e ci sono 12 gradi. Impostiamo il navigatore, cerca recenti in struttura. Ore di arrivo 19:15, 54 minuti, 37 km. Non ci fermeremo a Cortina d'Ampezzo in quanto le strutture per noi sono un po' fuori budget. Attraverseremo comunque la Regina delle Dolomiti. Cioè intendi Cortina d'Ampezzo? Esatto, nell'ora più bella del giorno, lo diciamo sempre, vicina al tramonto. Ginocchia a terra. Vai, 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 grandissima. E anche la serpentina in questo caso promette molto bene. Con Sara dietro e le valigie, sempre meglio prendere le misure. Qui ci allarghiamo un po', anche se non si fa, quindi non mi copiate. Però bellissime queste curve. Poi a questo piccolo rettilineo con in cima questo spettacolo. Qua non c'è nessuno. Abbiamo l'otto volante, bellissimo, di qua. Tra i più bei paesaggi alpini. Ora, arrivati a questo punto, noi andiamo a destra, direzione Cortina, ma si potrebbe fare anche il passo Falsarico, anche se sarà la Tappi appena detto bastano curve. Sono anche le 18:30 e noi abbiamo la struttura in uno di quei paesini che finiscono con Badia. Veramente ci fermeremo in uno di quelli che terminano con Cadore, però vabbè. Quando avete troppe curve da fare, poi vi si annebbia il cervello. Comunque il Falsarico non posso farlo in questo momento perché dobbiamo cronometrare Cortina-Milano e poter esprimere una volta per tutti Alboreto is nothing. Lo capiranno solo i figli degli anni 80 o quelli prima degli anni 80, ecco. Ora però zitta e tieniti, anzi buttati. Galleria, mamma mia, mamma mia. Queste zone le posso un po' paragonare per quanto riguarda la Francia alla zona dell'Isoard. Qua c'è più magnificenza, però l'Isoard ha il suo fascino. Poi magari scrivete nei commenti il vostro punto di vista, così facciamo un sondaggio. Io penso comunque che sia difficile da paragonare quando sei ai vertici. Condivido, perché qua siamo nella crème della crème e io sono un sostenitore della crema. Quella pasticcera però. Direzione Cortina. Cioè guarda dove ti porto, a Cortina ti porto, a Cortina! Ma preparati perché a fine anno ti porto anche a Lima. E comunque hai detto poco fa che mi porti a Cortina, mi porti e ce ne andremo subito. Viziata, guarda, guarda! Poi quando arriviamo a Cortina, guardi, chiudi gli occhi e ce ne andiamo. La fica. Calma, calma, calma. Ma soprattutto, non vedi un bisonte del genere che è più grande di un'auto? Iniziano a comparire i cartelli che fanno riferimento a Milano Cortina 8-22 febbraio 2026. Saremo già lontani.
Per chi ci stesse seguendo dall'estero, vi abbiamo portato appunto nella perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, e ci siamo divertiti un po' a cercare l'origine del nome. Cortina sembra derivare da un'unità territoriale facente parte di un feudo, quindi una cortina. Non fa per me, lo so, come Versailles, ma il pezzo forte è il nome che segue, D'Ampezzo. Alcuni linguisti fanno risalire il tutto ad una radice amb o amp, che designerebbe delle piante selvatiche dalle quali si potrebbe ottenere un succo atto alla fermentazione. Da qui la parola lampone. Io getto la spugna, basta, tutte queste info sono troppe. Io getto la spugna perché mi hai portato via anche da Cortina, oltre a non avermi portato a Versailles. Guarda dove ti porto, guarda, Grand Hotel, guardalo. Ciao, ciao Grand Hotel, ci si vede. Forse fra 100, semmai ci rincarneremo. In un'altra vita, ma forse neanche la prossima, quella dopo. Simbolo delle Olimpiadi, sono vicini e speriamo tutto venga preparato alla perfezione. In Italia ho i miei dubbi, ma sono sempre comunque ottimista, quindi speriamo. Ce la faremo e ce la faranno anche senza di noi. Comunque giornata con una visibilità che penso capiti raramente. Per una volta ci autoproclamiamo fortunati per aver goduto di questa visibilità. Uno spettacolo del genere lo puoi ammirare solo con giornate del genere. Io faccio fatica a spegnere la camera, anche per avere queste clip come ricordo, ma soprattutto per condividere con il mondo intero, ovvero con chiunque vedrà questo video, per far vedere le bellezze dell'Italia. Ecco il riflesso luminoso di cui parlavamo prima, proprio per l'origine e la natura di questa roccia. Dicono che la gente locale nel corso della storia abbia pensato addirittura ad incantesimi che facevano trasformare questa roccia fino a farla diventare così lucente. Arrivati a Venas di Cadore, uno dei tanti Cadore. Grandissima sorellona, sei abbastanza lurida, ma un giorno tornerai bella splendente. Siamo in una frazione di Valle di Cadore, vediamo tutto in fermento, indicazioni, cantieri. Siamo a 300 metri dalla struttura, dovremmo esserci. Arrivati, e vedo in arrivo un sacco di perros. Siamo nel posto giusto. L'ultimo comune del sì. Infatti questo luogo dove siamo ora sembra che 200 si verificavano tantissime eruzioni